La capacità di inventare non consiste nel creare qualcosa dal nulla, ma dal caos. L'invenzione consiste nella capacità di intuire le possibilità insite in un soggetto e nella capacità di plasmare e dar forma alle idee che le vengono suggerite. Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara, può essere considerato un moderno Frankenstein? Viene spesso detto che anche lui crea dei mostri, ma invece di cucire dei cadaveri accende dei microfoni. Ma la vera domanda a cui cercheremo di rispondere è questa: chi dei due è peggio? Il dottore lacerato dal rimorso o il giornalista che sorride mentre i suoi mostri parlano? Il romanzo di Frankenstein si presenta anonimo nel 1818 e piace o scandalizza. In entrambi i casi ha un successo inaspettato e subito comincia la trasformazione del racconto in mito. Presto compaiono rappresentazioni teatrali serie o parodiche, quasi si volesse scaricare nel riso l'ansia che comunica. Da una parte il pubblico risponde in un modo automatico a un appetito del sensazionale, del tremendo, a un gusto gotico che si credeva ormai démodé e che invece il romanzo ravviva in modo originale, tutto romantico. Dall'altra, chi legge vi coglie un'angoscia in più, un'inquietudine perturbante che ha un'origine misteriosa. Mary Shelley scrive il racconto decisa a ricreare il terrore che lei stessa aveva provato durante un incubo. Vidi con gli occhi chiusi, ma con una percezione mentale acuta, il pallido studioso di arti profane inginocchiato vicino alla cosa che aveva assemblato. Vidi l'orrenda sagoma di un uomo disteso, poi, all'entrata in funzione di un qualche potente macchinario, lo vidi dar segni di vita e fremere con un movimento impacciato, vivo solo a metà. Doveva essere spaventoso, perché spaventoso sarebbe stato l'effetto di ogni sforzo umano di scimmiottare lo stupendo meccanismo del creatore del mondo. Il successo avrebbe terrorizzato l'artista, che sarebbe fuggito colmo d'orrore dall'orrido manufatto. Avrebbe sperato che, lasciata a se stessa, la flebile scintilla della vita che aveva comunicato si sarebbe spenta, che quella cosa che aveva ricevuto un'imperfetta animazione sarebbe tornata a essere materia inerte e si sarebbe addormentato sperando che il silenzio della tomba avrebbe soffocato per sempre la breve esistenza dell'orrido cadavere a cui aveva guardato come alla culla della vita. Dorme, ma qualcosa lo sveglia, apre gli occhi, vede che l'orrida cosa è a fianco del letto, apre le cortine e lo guarda con gli occhi gialli e acquosi, ma pieni di domande. Lo scienziato spera che, abbandonato se stesso, l'essere sarebbe morto. La creatura invece rimane sconcertata dalla sua solitudine e vuole delle spiegazioni, similmente a quelle di Adamo del Paradiso perduto di John Milton, che compaiono all'inizio del testo. In un certo senso Mary è Prometeo, Mary è Victor Frankenstein e Frankenstein è la sua creatura mostruosa. Lo stesso si potrebbe dire per Cruciani e il suo programma. Cruciani è la Zanzara e la Zanzara è la sua creatura. Ma se Victor Frankenstein è uno scienziato, un visionario, un pazzo che studia e sperimenta per scoprire il segreto della vita, Cruciani invece è una specie di sociologo armato di cinismo e sarcasmo. Non ha un laboratorio, ha uno studio, non seziona cadaveri, ma opinioni, e cerca di esplorare il lato più oscuro dell'Italia. Frankenstein crea per conoscere, vuole sfidare Dio, la morte, la natura. È un Prometeo moderno e ne paga il prezzo. Cruciani invece crea per intrattenere, per farci indignare, per farci ridere. Ma entrambi superano dei limiti etici, morali, scientifici o giornalistici, con un unico scopo: vedere cosa succede. Nel caso del romanzo, superato il confine, il mostro prende vita, ma Frankenstein lo teme, lo ripudia, scappa, piange, si tormenta. La sua creatura diventa il suo incubo. Avevo cominciato la vita con le migliori intenzioni e avevo atteso con ansia il momento in cui avrei potuto metterle in pratica e rendermi utile al prossimo. Ora tutto era distrutto. Invece di possedere quella serenità di coscienza che mi avrebbe permesso di guardare al passato con intima soddisfazione e di trarne auspici di nuove speranze, ero inseguito da rimorsi e senso di colpa che mi sospingevano in un inferno di indescrivibili torture. Io ero stato l'autore di mali irreparabili e vivevo giornalmente nel terrore che il mostro da me creato potesse perpetrare qualche nuova atrocità. Cruciani invece adora i suoi mostri, ci parla, li incita, li mette
mette in onda ogni sera, li ama e li coltiva. Tra il dottor Frankenstein e Cruciani c'è una differenza di responsabilità percepita. Se il dottor Frankenstein è tormentato, Cruciani è complice. Victor Frankenstein è schiacciato dal senso di colpa, il suo esperimento è sfuggito di mano e lui lo sa e ne soffre. Cruciani invece dice: io lascio parlare tutti, non filtro, non censuro. Ascolta, indaga e si diverte. Ma è davvero solo spettatore o è anche burattinaio? Perché se dai il microfono a un mostro e lo fai parlare, ridere, lo stuzzichi, lo stai solo ospitando o lo stai alimentando? In ognuno di questi casi significa comunque riconoscere alcune delle sue qualità, anche se mostruose, accettarle per poi capire in che modo metterle in mostra nel migliore dei modi. Il più grande insegnamento del romanzo di Mary Shelley è questo: il mostro può essere più umano del suo creatore. E questa è la domanda che ne segue: perché Frankenstein odia la sua creatura? Perché non è bella? Perché è brutta? Ma se è stato proprio lui, per la fretta, a fare la sua creatura gigantesca e enorme, se è proprio lui a chiamare il suo laboratorio il grembo di una creazione immonda, profana e impura, e se è proprio lui, quando la creatura apre gli occhi, a regredire a infante e a scappare, di chi è la vera colpa di tutto? Nel romanzo lo si ripete più volte: se il mostro è brutto, non vuol dire che sia cattivo. Sono dunque il rifiuto e l'infelicità che ne deriva la chiave di tutto. Il novello Adamo, il mostro, se questa volta cade è per via del fatto che gli manca l'amore, l'unico bene davvero indispensabile a vivere. Dal bene nasce la compassione e dalla compassione il senso di giustizia e di fratellanza. È l'unica libertà che conti, il rispetto di sé e dell'altro. In poche parole, l'amore della vita. Giuseppe Cruciani non è un dottor Frankenstein dei nostri tempi, perché tra i due esiste una differenza fondamentale. A Cruciani i suoi mostri piacciono. Cruciani scavalca Frankenstein perché ha accettato la bruttezza dei suoi mostri ed è riuscito a farlo solo perché sa che chi li guarda o chi li ascolta è brutto quanto loro. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.